Ciao a tutti, benvenuti all'imparo cinese, sono Ciao. Oggi vediamo 10 espressioni in cinese più usate che anche i principianti devono assolutamente sapere. Perché studiamo il cinese? Beh, per parlare con i cinesi, per comunicare, no? Ma imparare una nuova lingua richiede tempo ed energia, soprattutto una lingua come il cinese, che è molto distante dalle lingue europee. Tuttavia, anche se all'inizio non riusciamo ancora a formare delle frasi lunghe, a parlare fluentemente, possiamo comunque cominciare a inserire delle frasi semplici nelle conversazioni quando parliamo con i nostri amici, i nostri colleghi o addirittura i clienti cinesi. Faremo una bella impressione perché il tentativo di parlare un po' di cinese è una dimostrazione del nostro rispetto e interesse verso la cultura cinese. Qui abbiamo due punti su cui fare attenzione. Uno, quando studiamo un'espressione dobbiamo capire bene anche il contesto in cui si usa. Potrebbe essere molto imbarazzante sbagliare il contesto, a volte addirittura può sembrare una presa in giro causando disagio al nostro interlocutore. 2. Cerchiamo di pronunciare bene le parole. Faremo veramente una bella figura se riusciamo a pronunciare correttamente i toni. Oggi iniziamo con 10 espressioni più frequentemente usate. Anche chi parte da zero le può imparare e usare subito. Ni hao, ni hao, ni hao. Penso che molti conoscono già questa parola, ma pochi la pronunciano correttamente, soprattutto per quanto riguarda i toni. Qui abbiamo una parola che ha due caratteri, entrambi di terzo tono. Qual è il terzo tono? Questo l'abbiamo già spiegato nelle lezioni precedenti. Terzo tono è il tono più basso, assomiglia al tono del ba in italiano. Ba, ba. Ni significa tu, è del terzo tono. Ni. Ni, ni. Hao significa buono, bene, è sempre del terzo tono. Hao, hao. Qui notiamo anche che l'H in cinese va pronunciata, si dice hao. Quando due caratteri del terzo tono si incontrano per formare una parola, il tono del primo carattere si trasforma nel secondo tono. Quindi ni si trasforma in ni, ni. Questo è il secondo tono, è lo stesso tono del no che facciamo nella domanda retorica. No, ni, 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 ni hao, ni hao, ni hao. Esiste un'espressione molto simile a ni hao ed è nin hao, nin hao, nin hao. Nin significa lei, è il pronome personale di seconda persona di cortesia. Questa espressione la utilizziamo quindi nei contesti formali o verso qualcuno a cui vogliamo mostrare un particolare rispetto. 再见，再见，再见。再见si usa quando ci si lascia alla fine di un incontro. Attenzione sempre sui toni. Entrambi i caratteri sono del quarto tono. 再见，再见. Qui 再 significa ancora, di nuovo. 见 significa vedere o vedersi. 再见 significa ciao o arrivederci. Si usa sia nei contesti formali che in quelli informali. 是的，是的，是的。好的，好的，好的。是的 e 好的 sono due parole che usiamo più frequentemente per rispondere sì. Usiamo 是的 quando dobbiamo confermare un'affermazione o un'ipotesi. Usiamo 好的 quando dobbiamo dare un'approvazione, quando dobbiamo dire va bene, ok, d'accordo. Oltre a 是的 e 好的, ci sono anche altre espressioni che usiamo per dare risposte affermative. Questo argomento è stato spiegato abbastanza approfonditamente nel video precedente. Chi non ha ancora visto può andare a recuperare. 不，不，不，没有，
没有没有 pu e 没有 vengono utilizzati quando dobbiamo dire no per negare. Quando possiamo usare pu e quando usiamo 没有? Semplice, quando dobbiamo negare un'azione oppure una situazione del presente o del futuro, usiamo pu. Invece quando dobbiamo negare una situazione oppure un'azione del passato, usiamo 没有. Per esempio, se qualcuno ci chiede vai a scuola? 你去学校吗? Per dire no dobbiamo dire pu. Invece se ci chiede 你去学校了吗? Sei andato a scuola? In questo caso l'azione è nel passato, allora dobbiamo rispondere 没有. L'uso di 没有 in realtà non si limita qui, ma non è l'argomento principale di oggi. Dedicheremo una lezione separata all'uso di 没有. 谢谢谢谢谢谢 è il modo più semplice per dire grazie. 不客气不客气不客气不客气 equivale a prego in italiano. È un'espressione che usiamo per rispondere ad un ringraziamento. Letteralmente pu è non, è una negazione. 客气 è un aggettivo, significa gentile, cortese. 不客气 quindi letteralmente significa non essere così cortese, sei troppo gentile. 对不起对不起对不起对不起 significa scusa o scusi, si usa sia nei contesti formali che in quelli informali. Come in italiano lo utilizziamo per chiedere il perdono oppure per richiamare l'attenzione di qualcuno. Ma in cinese 对不起 lo usiamo anche quando dobbiamo dire mi dispiace. Mi dispiace, non posso venire alla tua festa di compleanno. 对不起我不能来你的生日聚会。对不起我不能来你的生日聚会。不好意思不好意思不好意思不好意思 ha lo stesso significato di 对不起 ma con una sfumatura più leggera. Per esempio, se ho causato un danno grave, allora non posso chiedere perdono dicendo 不好意思, devo usare 对不起. Nelle situazioni serie è sempre meglio dire 对不起 che 不好意思。没关系没关系没关系没关系 significa non importa, non fa niente. 很高兴认识你很高兴认识你很高兴认识你很 significa molto 高兴 felice, contento 认识 conoscere 你 tu oppure te. Letteralmente la frase quindi è modo felice di conoscerti, quindi piacere. Ecco tutto per oggi. Fatemi sapere se ci sono altre espressioni che volete sapere in cinese. Iscrivetevi al mio canale se vi piace questo video. Ci vediamo alla prossima lezione.